Valentino Rossi si è rotto una gamba e dopo 19 giorni era già in moto. Ha fatto qualcosa di incredibile, un recupero lampo che ha lasciato sconvolto il mondo intero. Quello che molti ignorano è che per i piloti di moto il rimettersi in sella subito dopo un infortunio è la normalità. Col mio lavoro io vivo ogni giorno a contatto con piloti di qualunque livello, dall'amatore neofita fino al campione del mondo. E quello che vedo quando un pilota si fa male è che il primo pensiero che gli viene in mente è quando posso tornare a correre. Non so, per fare alcuni esempi, un Mauro Carzaniga che senza nessun campionato da giocarsi corre con una mano rotta, arrivando a fine gara in queste condizioni. Un Federico Caricasulo che corre il mondiale con la clavicola rotta e una placca di titanio incastrata in mezzo. Un Hubert Auriol che porta la moto a fine gara con entrambe le gambe rotte. O un Troy Bayliss, un Barry Sheene o un Alex Baldolini che chiedono di farsi tagliare un dito pur di poter correre. I piloti di moto sono fatti così. Questa è la loro natura. E ciò che rende ancora più importante quello che ha fatto Valentino Rossi è che un pilota come lui, che ha già vinto tutto, 9 mondiali, che è una leggenda vivente, che ormai il mondiale anche quest'anno è andato a farsi benedire, che ha 38 anni, si è fatto piantare un chiodo lungo così nella gamba per poter tornare a correre. Avrebbe potuto arrivare in pista col gesso, prendendosi comunque il rispetto di tutti i tifosi, avrebbe potuto riprendersi con calma nella sua villa, e invece si è fatto un culo così per tornare in moto semplicemente per correre in una gara di un mondiale che ormai ha praticamente già perso. Questa si chiama passione, perché i soldi ce li ha già, i mondiali li ha già vinti e una gara in più o in meno non gli cambia nulla. Ma sapete qual è il vero cancro di questa vicenda? Il vero cancro è il fatto che anziché parlare di moto, di sport, di gare, di competizioni, di agonismo, l'unica cosa di cui sento parlare sono i gossip sulla gamba di Valentino Rossi. È tutto un complotto e le lastre sono finte e la stampella ce l'ha a destra anziché a sinistra, è stato tutto un magheggio. È stato tutto un magheggio, ma a parte che solo un ritardato mentale salterebbe la gara di casa di Misano perdendo un mondiale. Per cosa poi? Ma oltre a ciò, ma dove cazzo siamo finiti? Ma siamo su Gossip Girl, siamo su Beautiful. Ma cosa sta diventando la MotoGP? Ma cos'è sta roba? Una rivista di stronzate da leggere in spiaggia? Io il motociclismo lo vivo ogni giorno e il motociclismo non è quello che sto vedendo negli ultimi anni. Fanatismo religioso di persone che o odiano il canarino giallo a prescindere oppure lo adorano fino a difenderlo fino alla morte. Fazioni di ultras da stadio che, stanchi di vedere le partite di calcio, sono venuti a rompere le palle a noi motociclisti, fischiando sotto il podio di Misano e facendoci fare una figura di merda in mondovisione. Il vero motociclismo è fatto di passione e rispetto reciproco. E un vero motociclista parla di moto, non di boiate. Ma sapete qual è la cosa drammatica? È che dopo tutto questo video, buona parte della gente non avrà capito mezza parola di quello che ho detto, non avrà capito il senso, e qui sotto leggerete ordate di commenti della serie: Vale, sei un mito e tutti gli altri sono una merda. Il pagliaccio giallo non paga le tasse, quindi lo odio. Detto da quello che poi quando viene l'idraulico a casa gli dà 80 euro anziché 100 se gli toglie l'IVA, 20 euro in meno. Ah, però quello non paga le tasse. Oppure rivolto a me: prima ti stimavo, ma adesso che tifi Valentino Rossi ti odio. Chiariamo una cosa, io non tifo nessuno, io tifo per il motociclismo, quello vero. Quello per cui un pilota, sia esso Rossi, Marquez, Lorenzo, Stoner o un amatore qualunque, fa ciò che fa perché ama andare in moto. E in cui gli spettatori sono appassionati e non ultras da stadio.